L'arcipelago delle San Blas è composto da centinaia di piccole isole ricoperte di palme, disseminate a poca distanza l'una dall'altra e bagnate da un mare cristallino. La navigazione all'interno della barriera corallina è sempre tranquilla e piacevole. Queste isole formano il Cunayala, un territorio autonomo all'interno dello Stato di Panama. I Cuna sono un popolo ospitale che vive ancora oggi rispettando le leggi tradizionali. Uno dei prodotti più apprezzati dell'artigianato locale è certamente rappresentato dalle molas, piccole opere d'arte realizzate interamente a mano e formate da più strati di tessuto di colore diverso opportunamente ritagliati e cuciti a formare complicati disegni. La natura incontaminata, la bellezza dei panorami, l'assoluta sicurezza in tema di ordine pubblico, il costo della vita relativamente basso hanno convinto diversi equipaggi italiani a fermarsi qui. Lasciamo le isole San Blas e con brevi e piacevoli navigazioni diurne tocchiamo l'isola Linton e Puerto Cabello. Prima di entrare a Shelter Bay Marina a Colón, risaliamo il Rio Chagres. Mario Leoncini mi dice quella lì di cosa sta parlando. E allora cosa volevi dire? No, volevo dire che questi paesini sembrano quelli delle descrizioni dei libri di Marquez. Questi paesini sonnolenti, tutti decadenti, dove tutti stanno ad aspettare qualcosa e non si sa cosa. Qui solo manca la polvere, per il resto c'è tutto. Sembra che stia per essere inghiattita dalla giungla da un momento all'altro. Diventerà anche questa una ciudad perdida. Com'è la storia del forte allora? No, noi proponiamo una petizione per avere una foto del pirata Morgan qua, grande. E poi non lo so, devono essere arrivati i pirati che hanno demolito tutto il movimento. E poi è stato ricostruito. Questa è la chiesa del Gesù Nazareno, detto anche Cristo Negro. Ogni 21 ottobre la chiesa accoglie migliaia di pellegrini che vengono qui in processione ed è una delle più grandi processioni religiose di Panama. Dove ci porti adesso? A vedere la stanza del Cristo Negro.
Superato con un po' d'ansia l'ingresso con l'onda che frange pesantemente sui bassifondi vicino a noi, entriamo nel Rio Chagres, un mondo di pace e tranquillità immerso nella natura. Però se hanno fuori solo gli occhi, è difficile vederli. È difficile vederli. Se poi stanno dormendo gli occhi sono chiusi. E quindi non si vede proprio. Comunque qui è pieno di pezzetti piccoli, quelli sulla riva. Non è che viene qua. È qua sopra di noi, ma la vegetazione è così fitta che io non la vedo. Che bel concerto, eh? Fatto un bel concertino del mattino, la mattinée praticamente. Ecco, siamo pronti per fare il canale allora. Più o meno, sì. Hai messo tutti i parabordi, Sì, guardali là. coperto i pannelli solari. No, quelli li copriamo prima di partire. E con le mie mutande non fa molto canale però. Alle piccole imbarcazioni, cioè quelle che misurano meno di 20 metri, sarà assegnato un transit advisor.
la quale funzione è di essere di supporto allo skipper e provvede con le sue conoscenze del canale e dell'area operativa alle procedure da seguire. Egli provvede anche alle comunicazioni con le chiuse, con le barche in transito e anche con il controllore del transito. Praticamente fa tutto lui. Fa tutto lui, se tu basta che lo segui. Equipments. Allora, tutte le barche devono essere equipaggiate con 4 cime di adeguata lunghezza in base alla grandezza della barca che servono per mantenere la barca stabile dentro le chiuse sotto forte turbolenza. Senti, ma che papiro stai leggendo? Quanti fogli hai ancora? Questo solo 1, 2, 3, 4 4 facciate ancora. Senti, io vado a fare la doccia intanto. Non puoi, devi aspettare Tito. Ascoltami, va. Allora, queste cime devono avere una lunghezza minima di 125 piedi, 38 metri, e devono avere un occhiello ad un capo praticamente di circa 3 piedi di diametro. Le cime devono essere libere da nodi, non devono avere congiunzioni, in modo tale che possano passare liberamente nelle gallocce. La barca deve essere equipaggiata con adeguati parabordi, e almeno 4 per prevenire i danni dovuti a un eventuale contatto con i muri delle come si chiamano? Delle chiuse. Delle chiuse durante il transito. Leghiamo le barche per 3, noi stiamo in mezzo. Ovviamente la notte è ben ventilata e ciò non facilita l'operazione. Come potete vedere dietro di me stiamo facendo vela d'altura. Questa è la tipica vela d'altura e questa è la prima chiusa. Tra un po' saliamo ancora, andiamo ancora più in alto. Cosa sono? A me sta 26? venendo sonno perché è un pochino tardi. Ecco, stiamo uscendo dall'ultima chiusa e siamo arrivati finalmente sul lago Gatun, dove passeremo la notte alla Bora. Il giorno dopo attraversiamo il lago Gatun. Allora, questo è una delle navi più grandi che possono attraversare il canale di Panama, è lunga più o meno 964 piedi, per cui al calcolo sono circa 280-290 metri. E finalmente vediamo anche il coccodrillo. Pero yo que yo era un gordo, por eso se murió. Él viene. ¿Viene? Oye, ese mato le pasa al lado y tú no lo ves. No te das cuenta muy tarde. Guarda, con l'asino fuori. Ah, non vai a fare il bagno? Culebra Cat è il ponte del centenario.
Ecco, qui stiamo legando le barche insieme, siamo 3, 2 monoscafi e un catamarano piccolino. Ci stiamo avviando alla prima chiusa che si chiama Pedro Miguel. Probabilmente. Lungo la diga ci sono i lane handers del porto che ci accompagnano e man mano che l'acqua scenderà loro faranno in modo che le barche non sbandino, non vadano addosso al muro della diga. Ok, neutral. Okay, give me some reverse now. Ok, that's enough. Dile que me suelta ahí, ¿eh? Dale reverse. Dile que me suelta. Dale, suelta, dale, vamos adelante. El que tiene que soltarte es allá. Oíste. Esta zona debería estar más cerca. Slack. Okay, forward, listen. Okay, todo el mundo slack. Slack up. Okay, captain. Forward. Ci avviciniamo a Miraflores, l'ultima chiusa prima di entrare in Oceano Pacifico. Ecco, queste sono le terrazze dove la gente viene a vedere il canale sulla più famosa chiusa appunto di Miraflores. Ale, siamo in Pacifico. Ancora qualche metro. No, siamo già in Pacifico. Sì, ma devo guardare dove va la barca. Non ho tempo per queste stupidaggini. Il ponte de las Americas. Siamo proprio arrivati in Oceano Pacifico. Si chiude un capitolo, per Calypso Music e il suo equipaggio se ne apre uno nuovo, un oceano intero da navigare e da scoprire, nuove rotte, nuovi ancoraggi, popoli, paesi, culture. Ah, dimenticavo, non male la festicciola a Panama organizzata in onore della Calippa.